Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo ancora di fantascienza. Vi parlo di questo autore che è uno dei più apprezzati nel settore. Arthur Clarke è nato nel 1917 e morto nel 2008, era un autore britannico. Soprattutto era un inventore più che un autore di fantascienza. Ha scritto tantissimi racconti e romanzi. Dal suo racconto breve, per chi non lo sapesse, La Sentinella, Stanley Kubrick ha tratto la sceneggiatura di 2001 Odissea nello spazio. La sceneggiatura era un'idea sua. Lo scrittore ha al suo attivo una produzione letteraria molto molto estesa, tra cui la famosa serie di Rama, di cui vi parlerò in seguito. È considerato un autore di fantascienza classico, nel senso che la caratteristica dei suoi romanzi è una accurata verosimiglianza scientifica. Era molto accurato in questo senso. In suo onore l'orbita geostazionaria della Terra è stata chiamata fascia di Clark perché egli fu il primo a ipotizzare infatti l'utilizzo della fascia per le telecomunicazioni. Vi ho detto che era soprattutto un inventore. In un articolo del 45 è stato il primo a avere quest'idea. Durante la seconda guerra mondiale inoltre ha lavorato per la Royal Air Force come esperto di radar e ha contribuito a creare i radar che hanno aiutato a fermare l'invasione tedesca. Nello stesso periodo cominciò a scrivere racconti di fantascienza, ne ha scritti veramente tantissimi, adesso io ve ne propongo un paio, ma ce ne sono davvero tanti, libri e pubblicati sulle riviste del settore. Dal 1956 è vissuto in Sri Lanka, dove è anche morto, ha sempre vissuto lì, dove ha contribuito a sviluppare il turismo subacqueo. Il nuoto subacqueo era un'altra delle sue passioni. È stato presidente della Società Internazionale Britannica e membro del Mensa. Esiste un asteroide, il 4923 Clark, che porta il suo nome appunto. Allora, parliamo di libri adesso. Il primo racconto, come vi dicevo, è della serie di Rama. Questo è il primo romanzo della serie di Rama, ce ne sono 4. Incontro con Rama è stato scritto nel 1973 e in Italia si trova disponibile tra i libri di Urania di Mondadori. In questo libro, Incontro con Rama, ai confini del sistema solare nel 1230, praticamente a un certo punto un oggetto di forma cilindrica enorme, un vero mondo molto grande, si avvicina a gran velocità al nostro pianeta. I terrestri cominciano a preoccuparsi, a cercare di capire chi sono, che cosa vogliono da noi, che cos'è questo oggetto misterioso che si avvicina a gran velocità. Riescono a mandare delle sonde su Rama per analizzarlo e scoprono che all'interno c'è un vero e proprio mondo autosufficiente, fatto di vegetali. Sembra morto, ma in realtà non è morto. Avvicinandosi al pianeta si sveglia, era solo in letargo. Aveva fermato la sua attività per mancanza di energia, avvicinandosi al sistema solare si riprende, si avvicina a gran velocità alla Terra, i terrestri cercano di capire chi sono questi, che cosa vogliono da noi, come funziona questo mondo autosufficiente e se volete sapere il resto leggetevi il libro. Incontro con Rama di Arthur Clarke. Il secondo libro di cui vi parlo oggi è La città e le stelle. È un romanzo a sé, non fa parte di una serie, del 1956, anche questo edito da Urania, in Italia. In una terra futuristica, praticamente fra miliardi di anni, la Terra è stata distrutta dopo essere stata aggredita da degli invasori alieni. Al di fuori della Terra non c'è più niente, c'è il deserto, non c'è acqua, non c'è vita, non c'è nulla. È rimasta solo una città isolata dove un numero sparuto di esseri viventi, circa 10 milioni, sono gli unici sopravvissuti della Terra, ma non sono esseri umani come li intendiamo noi. Cioè vengono create artificialmente dal computer, vengono creati già adulti nella sala della creazione, vivono migliaia di anni, poi tornano nelle banche della memoria, da cui poi verranno recuperati per rinascere più avanti, eccetera. Tutto è artificiale su questa città futuristica, è tutto creato dai computer, anche gli esseri viventi. Un giovane, Alvin,
però a un certo punto decide di uscire e vedere se c'è qualcosa fuori, cosa c'è fuori, perché per migliaia di anni si è pensato che non esistesse nulla di fuori di questa città, che non esistesse la vita. Nei sotterranei della città riesce a trovare una vecchia astronave, rimetterla in sesto, renderla funzionante, uscire e vedere cosa riesce a trovare fuori. La città e le stelle, uno dei romanzi più apprezzati dei classici della fantascienza. Se provate a chiedere in giro, questo autore è uno dei migliori. Gli diamo 4 stelle anche lui, entrambi i romanzi. Bravissimo, se riuscite a trovare qualcosa di Arthur Clarke, ve lo consiglio caldamente. Fatemi sapere se sono piaciuti anche voi e iscrivetevi al canale, seguitemi ancora per ulteriori video e cliccate sulla campanella per le notifiche. Ciao!